Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte di dicembre 2022. Vediamo un po'. Wow! Ruota della fortuna. Cari amici della bilancia, periodo fortunato, periodo di cambiamenti positivi. Quando arriva la ruota della fortuna possono anche essere vincite al gioco, premi inaspettati, doni dal cielo proprio. È quel cambiamento positivo che arriva in modo aspettato, ma in modo anche molto veloce, direi, ma per il più alto bene. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come unire diversi oroscopi. Allora partiamo con un asso di coppe, un 9 di coppe, il fante di coppe, il 2 di coppe, solo coppe, vi farei notare, e la carta della morte. Ragazzi, l'asso di coppe è un inizio normalmente di tipo romantico. So che questa è una stesa generale, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, però c'è una nuova passione, un nuovo amore. Potrebbe anche essere un nuovo lavoro di cui voi vi innamorate, perché no? Sta di fatto che c'è un inizio traboccante. Sento che molte persone questo inizio lo hanno già vissuto, probabilmente sono in fase ruota della fortuna, diciamo nel bel mezzo di questo cambiamento, e con il 9 di coppe sento che è come se si stesse realizzando un sogno. Qualcuno sta veramente godendo dei risultati che sono arrivati. Abbiamo comunque un fante di coppe, vi dirò, quindi c'è la volontà di andare oltre, di andare al 10 di coppe, secondo me, di andare a quello che è il completamento. Il fante di coppe quando arriva è perché parla di un forte entusiasmo nei confronti della vita proprio in generale. Però ecco, vedendo queste due di coppe, vi dico che secondo me qui c'è qualcuno che ha qualche tipo di problema a scendere a compromessi. È come se aveste paura, o l'altra persona magari avesse paura, ma sento che siete di più voi, a prendere accordi, a fare patti. È come se non foste sicuri poi di poterli mantenere, che è un po' l'energia del fante di coppe. Il fante di coppe è quella persona, quel giovane che si fa prendere appunto dei facili entusiasmi, ma che poi alla fine non concretizza, non porta per terra. Ha un po' così la testa fra le nuvole, diciamo così. Abbiamo poi anche la carta della morte che parla di un ciclo che chiude e si riapre, è la carta della rigenerazione. E vi ricordo che avete anche la ruota della fortuna come carta base che parla appunto di cambi, di chiusura cicli e di inizio di cicli nuovi. La ruota della fortuna fa anche riferimento ai cicli karmici proprio, eh. Quindi qui, e la morte normalmente anche parla di tagliare con determinate abitudini piuttosto che ehm, modi di pensare, territori, mi parlano di territori, che fondamentalmente non servono più per la propria crescita spirituale e personale. Allora, andiamo a vedere ancora un'ultima carta, per piacere, grazie. Fante di spade al contrario, poi abbiamo l'imperatrice al contrario e la regina di bastoni al contrario. Non so, qui ci sono diverse figure. Ho come l'impressione che stiate un pochettino perdendo di vista il vostro potere personale in tutta questa faccenda. Cioè, adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però quando c'è il fante di spade al contrario, è un po' come se ci fosse una sorta di ehm, mancata intenzione
E qui con l'imperatrice al contrario, che mi parla in realtà di un'implosione, di qualche cosa che non cresce, ma che in realtà fa fatica a svilupparsi, mi verrebbe da dire. Poi però abbiamo anche la regina di bastoni, che è una carta in realtà di presa di potere personale. Andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, perché questa parte per adesso non mi è tanto chiara. Ok, allora. Io intanto vi ricordo che, per chi non lo sapesse, ho già pubblicato le previsioni per il 2023. C'è una prima parte che è una lettura generale e poi ci sono 3 approfondimenti, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. Trovate comunque tutto nelle playlist del canale. Allora, questo asso di coppe è spiegato dalla temperanza al contrario, da un 9 di spade e da un fante di spade al contrario, quindi l'energia qui si ripete. Allora, come vi dicevo, questo asso di coppe è questo inizio traboccante, lo sento come un nuovo o una nuova vita, perché fa anche riferimento alle nascite, ragazzi, quindi può anche essere che qualcuno abbia partorito, stia partorendo, insomma, o alla nascita di un progetto, ok? O di un'idea, se non è per voi un figlio, quindi. Però ecco, la sento un po' un'idea condizionata, proprio perché c'è questo 9 di spade che parla di qualcuno che ha tante preoccupazioni, tanti pensieri, in realtà riferiti al passato. Quindi qui fate attenzione a non farvi condizionare troppo da questi pensieri che ormai non hanno più ragione di esistere. Il discorso è che col fante di spade, al contrario, quello che potreste migliorare è probabilmente il lato dei conti, mi viene da dire. È un po' come se avessi bisogno di tenere un po' di più sotto controllo determinati aspetti di questa situazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo la carta della morte di nuovo e l'asso di spade. Io sento che questo nuovo inizio vi dà veramente la possibilità di cambiare, perché la morte averla qui, è come se qui ci fosse un inizio di chiarezza mentale, ok? So, mi rendo conto, capisco quello che mi rende felice, capisco quello che devo lasciare indietro, capisco quello che mi blocca. Mm? Vi dico quello che mi blocca perché qui vedo questo 2 di coppe. L'asso di spade molte volte fa anche riferimento alle comunicazioni, al parlare, ai chiarimenti. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, la carta degli amanti al contrario. Allora, qui ho la sensazione che stiate aspettando o vorreste fare questo tipo di offerta, o appunto vi state aspettando questo tipo di offerta, ma siete molto prudenti perché con questo cavaliere di pentacoli le cose vanno avanti o perlomeno quello è il vostro ritmo, vorreste che le cose andassero avanti un po' per volta, sempre meglio mi viene da dire. Il punto è che avendo questa carta degli amanti al contrario, per molte persone si tratta di fare un lavoro sull'amor proprio. È come se non ci si stesse sentendo abbastanza forti, abbastanza stabili di per sé e quindi ci fosse questa paura di scendere a compromessi, mi sono impappinata, a compromessi o scendere in accordi in una relazione con qualcuno. Qui c'è da cambiare proprio questo tipo di mentalità. Andiamo a vederlo, questo 2 di coppe. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Qui c'è una regina, allora è spiegato da un cavaliere di spade al contrario, una regina di bastoni e un 3 di pentacoli. Sì, la regina di bastoni era già uscita a fine stesa, a fine lettura, e qui di nuovo io credo che ci sia una sorta di paura ad entrare in questa relazione a due o in questa collaborazione. Io credo che qualcuno nutra una ferita di abbandono che non è stata ancora guarita e ci sia un po' questa paura, no? Però avete comunque la ruota della fortuna, il karma vi sta cambiando e se voi vi rigenerate a livello interno, a livello di pensieri, ehm,
a livello di come voi percepite voi stessi e di conseguenza anche la realtà e come metabolizzate la realtà, sento che questa paura piano piano va un po' dissolvendosi perché la regina di bastoni, che è qui un po' la parte che manca, la parte del proprio potere personale, qui la rivediamo, quindi qui si inizia di nuovo a riprendersi il potere personale. Andiamo a vedere la carta della morte. 7 di pentacoli, la carta della giustizia e la carta dell'eremita. Sì, ho come la sensazione che qui non ci sia più la pazienza di rimanere in una determinata situazione, che magari è anche appagante, perché ragazzi, qui voi avete il 9 di coppe, però sento che c'è bisogno di qualche cosa in più. Con la carta della giustizia si può parlare di un'ufficializzazione, di un regolarizzare magari proprio questo tipo di collaborazione. Se ipotesi per voi rappresentasse come un nuovo progetto lavorativo, ma ecco, per esperienze passate, ok, vi stiate preoccupando per eventuali problemi che potrebbero presentarsi, ecco, avere queste due carte al contrario qua vi dice un po', anche grazie alla giustizia, mettete nero su bianco, cercate di definire gli spazi, i confini, avete tutta la saggezza con la carta dell'eremita per poter gestire questa cosa anche da soli in realtà, ok? C'è una sorta di impazienza verso metà dicembre. Andiamo a vedere il fante di spade al contrario. Re di bastoni al contrario e abbiamo un 7 di coppe. Re e regina di bastoni, qui c'è la figura del 2 di coppe, qui abbiamo gli amanti. Potrebbe essere una relazione per destino anche questa, magari una relazione karmica perché appunto abbiamo la ruota della fortuna. Se non vi siete già conosciuti in passato, potreste esservi conosciuti in un'altra vita. C'è qualcosa in un certo modo che vi lega. Però è anche vero che qui si sono persi di vista, secondo me, gli obiettivi, si sono persi di vista quelli che potrebbero essere i risultati. La carta del 7 di coppe è una carta di illusioni, è vero, ma è anche una carta di possibilità. Qui sono solo da valutare attentamente. Si è un po' distratti, sento, nella seconda parte del periodo. Andiamo avanti, vediamo l'imperatrice, vediamo cosa ci dice. Il sole è un cavaliere di bastoni al contrario. Ho come l'impressione che siate lì lì per esplodere, ma in senso positivo, perché avete il sole, la ruota della fortuna, ma in qualche modo non facciate un movimento. Ehm, Ho la sensazione che siate al 50% dentro questa relazione. Da un lato siete appagati, dall'altro avete paura di incatenarvi. Sia che sia una relazione di tipo emotivo, di tipo romantico, sia che sia una relazione di tipo lavorativo, perché sento che molte persone qui sono fortemente indipendenti. Di conseguenza il fatto di collaborare o stipulare contratti con qualche collaboratore vi spaventa un po'. Io credo che molte persone abbiano poi paura di sentirsi con le mani legate ed è per quello che c'è questa sorta di titubanza, se vogliamo. Qui c'è la carta della giustizia. Normalmente fa riferimento, e anche la ruota della fortuna fanno riferimento a qualche cosa che capita per destino. Siete predestinati nel fare questo tipo di passaggio. mm? Perché vi deve insegnare qualche cosa, probabilmente dovete imparare che cosa lasciare indietro. Andiamo a vedere ancora una carta per la regina di bastoni. Una sola per piacere, grazie. Sono due. 5 di coppia al contrario. E 6 di bastoni al contrario. Credo che non vi sentiate riconosciuti da qualcuno. Può essere un genitore, può essere fortemente un capo. O comunque, perché qui abbiamo re e regina di bastoni, qui c'è l'imperatrice, qui abbiamo un'altra volta la regina di bastoni. Ci sono poi anche altre figure e qui ho la sensazione che, appunto, non ci si senta riconosciuti, come se ci fosse qualche tipo di questione in sospeso che bisogna riequilibrare.
Va bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, vediamo se viene fuori qualche cosa in più. Per gli amici della bilancia. Wow, nuovi inizi. Guardate, ho la sensazione, perché qui c'è il sole, qui c'è l'imperatrice al contrario, abbiamo la carta degli amanti, ho diversi fanti. Ho la sensazione che qui qualcuno stia veramente gestando o c'è anche un set di pentacoli, o desiderando una gestazione, che sia, ripeto, di un'idea o che sia di un bambino. C'è questa voglia come vi posso dire, di creare qualcosa. Sì, di far qualcosa di buono, non lo so. E infatti anche qui vi dice, parla di nuovi inizi questa carta e vi dice che qualsiasi sia il vostro nuovo inizio, dovete curarlo, nutrirlo e proteggerlo come fosse un bambino, sia che siano idee, sia che siano progetti o reali bambini, insomma. Amici della bilancia, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete farmi sapere che apprezzate il mio lavoro, potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!